In collegamento dalla Barbecue Hooligans Arena di Monza, ragazzi, siamo nella settimana più calda per lo sport made in USA, perché domenica si gioca il Super Bowl. Potevamo forse non portarvi una ricetta straordinaria? Oggi facciamo i Super Bowl Tacos! Dopo ci dicono che non siamo seri. Ragazzi, bentornati a Barbecue Hooligans Super Bowl Tacos. Tu dimmi... Ho già fame. Tu dimmi se questa non è leggenda. Oggi abbiamo preso praticamente, ragazzi, le due squadre che si affronteranno al Super Bowl e abbiamo cercato Quali di sono le squadre? Saranno i Kansas City Chiefs, direttamente da Kansas City, città nello stato del... Missouri. Ignoranti! Avete detto Kansas, Pensavate contro Tampa Bay, Florida. Qui Florida classico. Florida che è? È vicino a Padova! Tampa Bay del nostro Tom Brady, del quale oggi ho la maglia, anche se mi ha mandato a casa i Green Bay. Vabbè, però Tom Brady, fare un applauso a Tom Brady. Dai, facciamo... È il nostro Ibrahimovic, È il primo giocatore ad aver giocato in 3 decadi. Incredibile. Incredibile. Cos'è il senso del Super Bowl Tacos? Abbiamo cercato di immaginare 2 ricette per tacos che rappresentino lo stato d'animo, l'animo, l'amore anche dei due stati. Quindi Kansas City e Tampa Bay. No, sai perché i tacos lo diciamo? Perché sono una classica, secondo me, ricetta da evento sportivo. È un po' conviviale. Ragazzi, sul Ti divano, metti lì, facciamo tanti tacos. Bam bam bam, mangiamo, birrettina. Ne facciamo 2. Uno, quindi, con una ricetta tipica di Kansas City. Dicono sia la capitale del barbecue, nonostante tutti pensano che la capitale del barbecue, il barbecue per eccellenza, sia il Texas. In realtà, in America si dice che la capitale del barbecue sia proprio Kansas City. Dall'altra parte faremo ricette di Tampa. Sì, dalla Florida in generale. Dalla Florida, quindi gamberi, cose un po' più fresche. Mentre di qua sta la carne, di là sarà pesce. Surf and turf, come dicono negli Stati Uniti. Madonna, quanto... Abbiamo parlato un po' tanto. Abbiamo cagato nel rotto? Shut up, bitch! Partiamo da, direi, il Kansas City, perché richiede un po' più di tempo e un po' più di skills del barbecue. Qua bisogna essere skillati, Prima di tutto, cosa stiamo usando? Stiamo usando le costole, le ribs del maiale. Questo sarebbe il pezzo intero che il nostro fidato macellaio ha già tagliato in 2. Nel St. Louis di solito il pezzo è questo, il pezzo è questo, viene tagliato, pulito. quindi viene pulito e la costina resta intera per tutto questo pezzo, mentre noi lo facciamo in 2 in modo che stiano in un tacos. Ci serve che sia un po' più piccolino, quindi abbiamo fatto tagliare in 2 il petto e adesso vi faccio vedere come vengono puliti per fare ribs. Ho spaccato un po'. Allora, qui il buon Mac sta andando anche a rifinire, come vedete, la forma per renderla più uniforme possibile, in modo che non ci siano delle zone cotte, delle zone che non sono cotte. Naturalmente la pleura, la copertina, come vogliamo chiamarla, va tolta, ragazzi. Va tolta perché è quella che vi resta nel dentino, oltre che rompere balle anche alla cottura. Qui da noi non è che... Allora non si tocca, cosa la togli a fare? Cos'è che serve tirarla via? Dopo sono con lo stuzzicadenti che si ammazzano i denti e ti salta la protesi. Sull'osso infili un coltello, pellicina bianca detta pleura, dopodiché alzi un pochino, infili un dito e via, voilà, les gestes sont faits. Vabbè. Senti, mi hanno detto che ti chiamavano lo Spider-Man della pleura. Ale. Che manualità, ragazzi! Il grasso del manzo è buono, il grasso del maiale fa schifo. Toglietene quanto più potete, questo è grasso inutile. Con questo ci potete fare un sacco di ricettine che magari un giorno vi spiegherò. Tra l'altro, qua ne approfitto, vi ricordo che il buon Mac è il pitmaster, è il deus ex machina qui al Barbecue Hooligans di Monza, per cui venite a trovarlo per assaggiare le sue ricettine. Abbiamo quindi, esatto, le note fantastiche ribs. Altra caratteristica del Kansas City style è il bark. Say it again, Mocho. Bark. Mi spiace, Mac, ma anche oggi... L'amico preferito di Mac, l'SPG. Alla mattina, sei presente, no? Ma sai che lo sto usando? Quando faccio un po' a lungo la sera, io mi sveglio e faccio questo gesto. Andiamo straight, senza mettere in questo caso senape o olio, niente. Così andiamo a fare un bel bark croccantone. Esattamente. Minchia. Grazie Suckle Buster per questa. SPG comunque buonissima. Questa, come diceva il buon Giorgio di Barbecue Paradise, diventano buoni anche i sassi. Allora ragazzi, noi abbiamo settato il nostro barbecue a 130 gradi. Usiamo il nostro fantastico Primo. Io pensavo oggi di usare cherry e hickory. Ci sta, così diamo un po' di colore, ma anche un po' di affumicatura seria, va bene. Ok, facciamo un 50-50, quindi ciliegio e hickory. I ciocchi non devono essere per forza bagnati.
Il cherry si presta un po' a questa cosa tipo mocio, tipo burro, come suonerebbe? Non è male, non è male. La legna, l'SPG. Le luci, Babbo Natale, i sassi. Trovate tutto da Barbecue Paradise. Ci avete scritto in tantissimi, io e me che ci stiamo confrontando su questo argomento per chiederci dove comprare il barbecue, dove comprare le spezie. Palloncini appesi sul terrazzo, i coriandoli. Fabione, if you know what I mean. Barbecue Paradise. Vi metto il sito in descrizione comunque. Abbiamo messo la nostra a legna. riposo, sempre cottura in diretta, mi raccomando ragazzi, queste cose l'avremmo già spiegata. 130 gradi e noi ci salutiamo. Per quante ore? A 134 orette potremmo farlo. Almeno. Anche se noi vogliamo, facendo il tacos, poi ve lo diciamo. Noi ci abbiamo. Senti Mac, mi è venuta un'idea. Perché? Sentiamo nel l'ideona. Nel mentre le nostre ribs vanno, con cosa li facciamo i tacos? Ci mettiamo una bella insalatina verdurina. La fai tu? Va bene, mi tocca, però mi sono portato avanti. Facciamo una coleslaw, dai, che è un classico del barbecue. Con cosa la facciamo? La facciamo classica coleslaw americana, che è cavolo cappuccio, carote, aceto, panna acida, sale e pepe. Per richiamare un po' più il barbecue, io farei due aggiunte. Una, vabbè, la Un po' di nostra Serafina che ci sta, Oley, molto bravo. Guarda come li faccio andare? Cascata. Cascata! Anche qui secondo me è un'intuizione carina per richiamare un po' i sapori del barbecue, usare un rub. Holy Cow Meat Church, quindi questo è bello easy. Ci manca un pochino di panna acida. Perfetta. Così la rendiamo anche bella cremosina, questa insalatina mi piace. E aceto di mele. Aceto di mele anche qui è un elemento del barbecue. Mischiatina. Nel frattempo, sai cosa faccio io? È il momento della salsa. Ma salsa. Perché non mischiare più salse? Per cui mi sono già adoperato di pentolino. Accendo il mio fuoco. Usiamo la barbecue di Barbecue Hooligans come base, che è una salsa barbecue leggermente affumicata, arrostita, un buon sapore di arrostito, ecco, di quello, vero? Oltre alla base, quindi con la barbecue di Barbecue Hooligans, vogliamo dare un po' più di dolcezza. Ritiriamo in ballo il nostro amore perduto. Lei. Una raspberry cipotle, ragazzi. Per creare una sorta di richiamo di un pizzico di honey mustard che abbiamo finito. Pavione è finita. Fuoco basso. Fate solamente un attimo, ragazzi, amalgamare le tre salse. Voilà, eccola qua, la nostra barbecue con la quale andremo poi a laccare. Ferma tutto. Non è pronto niente. Sta perdendo i colpi il Mi ragazzo. piaci quando sei attento. Perché cosa c'è? Sai cosa manca? Il burro dentro la salsa la rende molto più lucida. Splendente come l'anello del Super Bowl. Non più Karim Abdul-Jabbar, ma Tom Brady. Touchdown! Touchdown! Dose generosissima di burro nella nostra salsa, come dice il buon Mac. Allora, Mac, Kansas City siamo a posto, dobbiamo soltanto aspettare. cosa l'abbiamo fatta? Le sono fatte, tra un po' gli diamo una spruzzatina. La salsa è fatta, passiamo a Tampa Bay, quindi gamberi. Gamberi assolutamente che vado a marinare. Nel frattempo poi invece tu mi preparerai il tuo guacamole, che è una delle hit al Barbecue Hooligans. Partirei dalle Gialleluja. Io faccio marinare intanto i nostri bei gamberi. Questa è la mia mitica salsa marinata che viene dalla Florida a base di limoni, i famosi key lime e mandarino. Che poi l'arancia non c'ha mai una voglia di fare niente. Sai perché? Perché mandarino. Questa posso farla mettere a te perché so che ti piace. Questa etichetta è una cosa pazzesca. Anche qui salsa piccante della zona delle Everglades. Cucchiaione mischio. I nostri gamberi sono pronti, li copriamo con una pellicola e li mettiamo in frigo a riposare. L'ideale sarebbe overnight, cioè la sera prima e li mangiate il giorno dopo. Se no, qualche ora ci basta. Allora, Mac, stiamo facendo il guacamole. Dimmelo come lo fai. Sto tagliando a cubetti un pomodoro, 2 pomodori, un po' di cipolla, dipende quanti ragazzi avete a cena. Se ne avete tante, poca cipolla. Se siete tra amici, tanta cipolla. Però sai una cosa? Se trovi una donna che ti rifiuta perché hai mangiato la cipolla, non è la donna che fa per te. Quindi mettete di cipolla. Sai cosa mi piace del tuo guacamole? Non lo frulli. Dovete trovare degli avocado un po' più maturi e quindi per vedere se sono maturi schiacciate e vi entrano le dita. Le lunghe ringrazia. Quando glieli avete bozzati tutti, l'ho tagliato in maniera grossolana in modo da cominciare a rendere dei cubetti più piccolini. Io lo faccio fare a mio figlio ogni tanto a casa perché fa questa cosa qui, guarda.
Dopodiché prendiamo un paio di lime. Solita mossettina, schiaccio e taglio, quindi esatto, tac, per tirare fuori tutto il succo. Il lime serve, oltre che a dar sapore, in questo caso non fa ossidare l'avocado, che diventerebbe nero, e lo tiene verde. Non so se lo sai, ma c'è un detto che parla proprio del football, del lato estetico, no, della cosa, e dice: when you look good, you feel good, and when you feel good, you play good. Quindi anche l'occhio vuole la sua parte sempre. Guarda che due player che siamo noi. È fisico, Mazza, ragazzi. oh. Cioè. Come ultimiamo? Ah, tabasco. Pomodoro, cipolla, avocado, tabasco, sale e pepe. Il guacamole è stupendo. Sono trascorse 3 ore da quando abbiamo messo le nostre ribs a cuocere. Cos'hai? L'avevamo detto prima, l'aceto di mele. Tendenzialmente, per cercare di tenere le ribs umide e non farle asciugare più di tanto, nonostante in questi tipi di cottura non si asciugano tanto, però gli dà una mano. Visto che siamo hooligan, siamo allo stadio alla fine del Super Bowl, noi abbiamo messo dentro una buona e vecchia birra americana. Una bella E al birrettina. posto di spruzzarle con aceto di mele, cosa consigliata, gli diamo una spruzzatina con un po' di birra. Diciamo che nell'ultima oretta, tendenzialmente, le spruzziamo una volta ogni 20 minuti, esatto. 3 volte dai. Nel frattempo è il momento di fare i nostri gamberi. E dove li facciamo? Del nostro fantastico PK! Che abbiamo messo a temperatura infinitesimale. Ci abbiamo già messo la nostra cara e vecchia padellona in ghisa, perché andremo a scottare i gamberi nella padella. 30 secondi, ci armiamo di gamberi, un cucchiaio e andiamo a farli saltare. Oh, applausi. Facciamo un attimo caramellare gli zuccheri e ci siamo. I nostri gamberi sono magnificamente pronti. Provane uno. Agrumosi, piccanti, mamma mia che buoni. Ragazzi, è il momento di glassare le nostre ribs, per cui prendiamo la nostra salsa, il nostro blend di salsa, andiamo. Senti, ma mi hanno detto che ti chiamavano il pinturicchio della ribs. Come spennelli tu, non spennella nessuno. 15-20 minuti sarebbero pronti. Però lasciamo andare ancora un pochino, in modo che dentro il tacos. Quindi facciamo un errore sapendo di farlo. È il momento delle tortillas, perché nel Kansas City ho avuto un'idea che sto utilizzando molto ultimamente perché sono scimmiato, la rifacciamo. Tortiglia per il taco. La dimensione giusta è questa. Perché il taco deve essere così prensile, no? Però ho pensato una cosa. Noi prendiamo 2 tortiglia per fare perché c'era del cheddar, mica. taco. Gli mettiamo nel mezzo così, guarda. E le metteremo a scaldare, diciamo, nel barbecue. Leggermente si deve solo sciogliere il formaggio. Questa cosa l'ho imparata da Taco Bell, in realtà. Amico mio, è il momento, perché mi hanno detto che sei scarsino con le ribs. Vogliamo vederle? Vuole venire? Scusi ingegnere, vuole venire a vedere? Così sono perfette. Le facciamo andare un po' over in modo da togliere. Sì, perché una ribs deve avere il bite. Quando dicono che buona si scioglieva in bocca, è una ribs fatta male, sappiatelo ragazzi. Qua c'è tutta una zona rossa, un ring. E molti dicono, ma perché fuori è rosa? È cruda. Che uno gli dice, come fai se è cruda fuori e cotta dentro? Sarai veramente Copperfield. Si chiama smoke ring, l'anello di fumo. Qui siamo stati un po' più indietro rispetto alla versione texana, dove avremmo dovuto usare molto più legno per affumicare. Esatto. Anche perché la mettiamo in un taco, non deve proprio sovrastare tutto il resto che c'è dentro. Le mandiamo over Ancora una mezz'oretta. e ci vediamo dopo. Allora, sono gli ultimi 5 minuti di cottura delle ribs. Mettiamo a scaldare le tortillas. Pochissimo, non è che devono stare su chissà quanto. L'importante, diciamo, è che in quelle Kansas si sciolga il formaggio. Allora, tortiglia scaldate, tiriamo giù le ribs e andiamo a comporre i nostri fantastici tacos. Base di coleslaw, ribs e chiudiamo la nostra raspberry cipotle. Fogliolina di coriandolo giusto per dare un po' di verde. Mamma mia! Prepariamo invece quello Tampa Bay style e abbiamo detto tortillas plain in questo caso, fondo di guacamole. Poi abbiamo fatto un pico de gallo per dare un po' più di sapore ancora al nostro tacchito e anche perché è una delle cose più utilizzate. Gamberon. Sour cream. L'abbiamo messa nel biberon per fare i fighi.
Sì, anche qui coriandolino. E una bella fettina di lime che abbiamo già tagliato, che andrà Squeezed sopra. Prepariamo il piatto, assaggiamo. Ho un qualcosa da dentro che mi viene, Ma hai visto cosa abbiamo fatto? Oh, say can you... Beviamo una birretta Ma americana. cosa abbiamo fatto? Allora ragazzi, questo è Super Bowl Tacos, Kansas City contro Tampa Bay. Kansas City doppia tortiglia, quindi con in mezzo il formaggio, coleslaw e ribs, salsa cipotle per finire. Le Tampa Bay abbiamo fatto dei gamberi marinati in una salsa tangerine e lime, poi saltati in padella, guacamole del buon Mac, Picco de galli, sour cream, coriandolo e una spruzzatina di lime. Vinca Che il vinca il migliore! migliore, ma Noi, secondo me abbiamo vinto abbiamo noi. vinto noi. Buon Super Bowl a tutti, ragazzi. Mamma mia! Posso dirti come mi vedo mentre la mangio? C'era il mio gruppo preferito rap che dicevano feeling like I'm chilling on a Caribbean island. Quando la mangi ti senti proprio sdraiato a fare niente su un'isola dei Caraibi. Sai che mi sento proprio in Missouri? Il famosissimo feeling del Missouri. C'è il bark che è super croccante, invece poi sotto c'è la ribs che si scioglie ma ha un po' quel morso, tra l'altro con quella salsa dolce, accettosa. Mamma mia. La cosa bella qui sai qual è? Bravo. Voilà, pulciatina e sour cream. Tom, sicuramente sei un buon QB, noi siamo due fuori classe. Ricordatevi ragazzi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi i prossimi episodi di Barbecue Hooligans. Forse ci saranno delle novità a breve, poi vi diremo. State sereni e Cheers. Facciamo cambio tacos. Ci vediamo alla prossima, sì, intanto facciamo cambio tacos. Ciao raga.